Per fortuna è arrivato il momento di recensire questa bambola. La mia prima e forse ultima Barbie della linea Pink Collection di Mattel. Una linea assolutamente da collezione, molto costosa, con i corpi Silkstone, davvero particolare e della quale me ne piaceva solamente una, che è proprio quella che vedremo oggi e che mi è stata regalata per Natale. Quindi direi di cominciare subito questo video per andare a vedere tutto nel dettaglio. Iniziando già a guardare la sua scatola capiamo subito che è effettivamente una Barbie da collezione, perché oltre a questa cornice rosa, per il resto sulla parte davanti c'è solamente un'enorme vetrina completamente trasparente che ci lascia vedere la bambola all'interno. È tutta realizzata di cartone molto rigido, molto resistente e l'unica cosa che troviamo scritta è qui sulla plastica dove troviamo scritto Pink Collection, il nome di questa linea. Qui in basso sul cartone c'è scritto Barbie Signature, su un lato della scatola invece non c'è assolutamente nulla, invece sull'altro troviamo l'apertura. Questa apertura con un fiocchettino di raso rosa, che è stata realizzata anche questa davvero molto bene, ma la vedremo tra un momento. Perché prima darei un'occhiata al retro della scatola, che come vedete è un'esplosione di rosa, dove troviamo anche da questa parte l'artwork o bozzetto, come volete chiamarlo, che è stato realizzato dal designer di questa bambola, di cui c'è anche qui in basso la firma. Nell'angolo qui in alto invece c'è di nuovo la scritta Pink Collection e se scendiamo più in basso invece c'è una frase tradotta in 1500 lingue, tra cui per fortuna anche in italiano, che ci dice: Barbie Pink Collection è una fantastica serie ispirata al classico glamour Barbie, alle mode più amate e un omaggio al suo iconico colore distintivo. Nella parte qui in basso ci sono un sacco di informazioni che a noi non interessano e in più anche questa piccola scritta che, proprio come per l'altra Barbie Silkstone che abbiamo recensito qualche giorno fa, ci dice che ne esistono al massimo 20.000 in tutto il mondo. Ma prima vi parlavo di questo fiocchettino che serve per aprire la scatola, che è un'idea secondo me geniale, perché per aprirla non dovremo disfare il fiocchettino, ma solamente andare a prendere questa parte di cartoncino e staccarla, perché è chiusa con una semplice calamita. Infatti per richiuderla basterà andare a spingerla e lei si attacca. Ma la cosa più bella è che questa scatola si apre in questo modo, come se fosse un libro, e rimane attaccata a tutto il resto tramite questa parte qui che prima era il bordo della scatola, e così facendo possiamo andare, esattamente come per le limited edition del Disney Store, a toccare la bambola, sentire i tessuti, fare quello che vogliamo senza per forza doverla deboxare, ma con la differenza che non abbiamo pezzi di scatola in giro per casa e anche una volta richiusa tramite appunto quella porta frontale con la vetrina potremo vederla sempre e comunque, senza però rischiare che prenda polvere o che si rovini. La parte con attaccata la bambola possiamo comunque rimuoverla dal resto della scatola e ragazzi è stata colorata anche all'interno. Anche la parte interna, come vedete, è tutta di questo cartoncino rosa lucido, molto resistente e soprattutto ben fatto. Invece sul retro della parte che tiene attaccata la bambola troviamo il certificato di autenticità. All'interno, come sempre, di questa plastichina, ma in questo caso scopro con voi che di cartoline ce ne sono due, perché abbiamo appunto il classico certificato che ci certifica che è una Barbie creata da artisti Mattel. Qui sotto ci dicono anche che è una Barbie Signature Gold Label, in questo caso è un cartoncino davvero molto bello e anche ruvido, sembra davvero una cosa di qualità. Invece l'altro cartoncino, non so cosa sia, lo scopro con voi, ci parla del corpo Silkstone. Infatti qui in italiano c'è scritto Barbie con corpo Silkstone e piedistallo d'esposizione incluso, spacchettare ciascun pezzo con cura. Invece nella parte inferiore ci dicono che ha bisogno di una manutenzione speciale e infatti c'è scritto: per pulire il corpo Silkstone della bambola, strofinare con un panno soffice e umido e asciugare con un panno morbido. Per risultati ottimali utilizzare panni morbidi. Quindi questo ci fa capire, come vi dicevo l'altra volta, che questo corpo Silkstone è davvero molto più delicato confronto al classico corpo delle Barbie normali. Ma abbiamo perso fin troppo tempo a guardare la scatola, quindi passo subito all'unboxing. Perché sì, deboxo anche lei. Mentre iniziavo a deboxarla ho scoperto una cosa che ci tengo tantissimo a mostrarvi. Come vedete il suo vestito è attaccato alla scatola non tramite dei cazzini di plastica come fa il Disney Store, ma è stato cucito con un filo rosa. Questa è una cosa che dovrebbe essere, secondo me, in tutte le bambole da collezione e spero che prima o poi anche il Disney Store inizi a fissare i vestiti in questo modo. Ed eccola come si presenta fuori dal box.
È vero che risulta abbastanza semplice, ma vi assicuro che ho già visto che è stata realizzata in un modo davvero impeccabile, almeno sotto certi aspetti. Quindi avviciniamoci subito al suo viso. La sua carnagione, come vedete, è abbastanza scura, sembra davvero molto abbronzata. Il mold per fortuna non è il solito mold di Barbie e infatti questa volta è proprio questo mold che me la fa apprezzare così tanto. Sulle sue guance troviamo una valanga di blush, i suoi occhi sono castani ed essendo scuri li trovo davvero molto più intensi confronto agli occhi chiari. Sopra gli occhi abbiamo due ombretti, uno più chiaro proprio nella palpebra mobile e invece uno più scuro nella palpebra fissa e anche nella palpebra inferiore. I suoi occhi, come notate, sono leggermente strabici, infatti se ne copriamo uno sembra guardare in un punto, se copriamo l'altro sembra guardare in un altro punto. Questo strabismo è davvero leggerissimo e non ho rotto le scatole per cambiarla perché devo dirvi che in questo caso mi piace. Sicuramente è un difetto che non dovrebbe esserci, ma purtroppo ho notato che tantissime di queste bambole arrivano con gli occhi stampati malissimo. La mia forse è una di quelle stampate meglio, ma oltre a questo, onestamente, questo leggero strabismo mi piace. Lo trovo una cosa addirittura quasi affascinante, pur essendo consapevole che è a tutti gli effetti un difetto. Le sue sopracciglia sono molto definite dall'inizio alla fine, con all'interno disegnati un sacco di peletti, e sulle labbra, che sono aperte in questo sorriso che ci lascia intravedere un pochino i denti, porta questo rossetto rosa super acceso. Iniziando a guardare i suoi capelli mi viene da chiedermi cosa cavolo sia successo, perché questo accrocchio in testa non ho ben capito cosa dovrebbe essere. Praticamente hanno raccolto tutta la parte frontale in questa ciocchettina che poi è stata divisa in 4 ciocche arricciate e sormontate così l'una all'altra. Io non so davvero cosa debba rappresentare questa roba qui. Cercherò di capirlo magari guardando altre foto e altre recensioni e magari proverò per la prima volta a rifare i capelli a una bambola Silkstone. Hanno comunque un colore davvero molto bello perché sono biondi ma con delle ciocche di un biondo leggermente più scuro e più caldo, ma se li guardiamo dal retro il disastro è ancora più evidente. È sicuramente passata tra le mani di chi fa i capelli alle Barbie Holiday. Sono 4, esattamente 4, anzi no 5, uno si era nascosto, 1, 2, 3, 4, 5 tentacoli, super croccanti, bruttissimi. Non so se riuscite bene a percepire il disagio di questi capelli, che potrebbero essere una delle cose più belle del mondo, visto che la fibra sarebbe davvero buona e il colore è bellissimo, ma guardate che roba, non hanno un senso. Alcune ciocche sono arricciate anche abbastanza bene, altre sono assolutamente un disastro. Ma torniamo a parlare di cose belle, perché lei indossa questi orecchini molto belli, completamente di metallo, pensavo fossero di plastica, invece sono di metallo, che come vedete hanno un doppio pendaglio perché oltre ad essere removibili sono semplicemente un vero orecchino di metallo, hanno qui questa parte con questo piccolo brillante argentato e invece la parte sotto è attaccata proprio come pendaglio a cui si attacca un altro pendaglio dove ci sono altre 4 pietre incollate, 3 nel primo pendaglietto e una nel secondo. Ma la cosa sicuramente più bella e interessante di questa bambola è il suo vestito. Quindi iniziamo a guardarlo dalla parte superiore, dove posso già dirvi che è stato tutto realizzato con un tessuto davvero bellissimo. Credo che sia dello chiffon, non ha scollatura, anzi ha il collo alto, realizzato però come vedete con 2 pezzi di stoffa arricciata, è semi-trasparente e infatti sotto a questo tessuto troviamo una specie di corpetto di un tessuto più coprente proprio per coprire il suo seno. Le spalline sono realizzate entrambe nello stesso modo e sono composte da 3 strati di tessuto, ognuno con il suo orlo cucito con del filo bianco e con tutte le cuciture davvero al posto giusto. Scendendo un pochino e avvicinandoci alla sua gonna, se abbassiamo tutta questa stoffa arricciata possiamo vedere che in vita le hanno applicato questa specie di bustino di raso di un rosa leggermente diverso confronto al resto del vestito, un colore quasi più salmone, con tutte le cuciture perfette, davvero molto belle. Addirittura qui nella parte superiore la cucitura non si vede perché è stata realizzata una cucitura invisibile, e invece qui sul suo fianco sinistro hanno applicato questo fiocchettino fatto con la stessa stoffa color salmone che non possiamo aprire perché è solamente un fiocchettino cucito e fissato in questo modo al suo busto. L'idea vuole essere di una fascia che le cinge la vita, chiusa qui da questo fiocco, ma noi non possiamo rimuoverla perché è tutto un pezzo unico. Ma guardando dal retro però vediamo che il vestito, anche se è un pezzo unico, è removibile
e soprattutto è removibile tramite questi bottoni di metallo. Ci sono 3 bottoni di metallo cuciti lungo l'apertura del vestito e li trovo un dettaglio meraviglioso e assolutamente da bambola collector. Ma scendendo ancora un pochino possiamo vedere la parte iniziale della sua gonna, che è sempre composta dallo stesso identico tessuto di tutto il resto del vestito, ma in questo caso, come vedete, tagliato molto più corto, realizzato in diversi strati, tutti completamente arricciati, come se fosse un fiore che esplode di petali proprio attorno ai suoi fianchi. Realizzato meravigliosamente sia davanti che sul retro. Infatti anche sul retro non si vede assolutamente nulla, nessuna apertura, niente, è perfetto. La gonna ovviamente scende molto liscia, molto semplice fino a terra, sempre con lo stesso morbidissimo tessuto, a cui per fortuna hanno anche fatto questo orlo per ovviamente chiuderlo e fare in modo che non si rovini, non si sfilacci. Se la guardiamo un po' più da distante possiamo anche notare che la gonna nella parte frontale è un pochino più corta e invece nella parte sul retro è leggermente più lunga, senza alcun dettaglio in più, ma comunque è decisamente un pochino più lunga, come se avesse un leggero strascico, e in più qui è tutta piena di queste pieghe che danno veramente un dettaglio bellissimo, rimanendo comunque elegante e non eccessiva. Se alziamo questo strato di gonna possiamo vedere che sotto indossa un altro strato che è un semplicissimo e banalissimo tulle rosa, ma anche in questo caso vorrei farvelo toccare perché guardate, penso si riesca a capire anche così, è un tulle davvero morbidissimo, un tulle leggerissimo, completamente diverso da quello a cui siamo abituati nelle bambole ad esempio del Disney Store, che è super rigido. In questo caso questo tulle è davvero morbidissimo. È stato sicuramente aggiunto per togliere un po' di trasparenza alla gonna e soprattutto per dare un pochino di volume, perché se vedete senza il tulle la gonna risulta davvero un po' trasparente. Se invece infilo la mano sotto anche al tulle, la mia mano praticamente sparisce. Ovviamente anche lei arriva con un paio di scarpe che in questo caso sono davvero molto belle. Non credo siano state riciclate, forse sì, forse no, ma a me non sembra, e sono delle scarpe rosa con una finitura un pochino lucida, con ovviamente il tacco altissimo, la parte finale a punta, ma soprattutto, come vedete qui sul davanti c'è questa specie di drappeggio, ovviamente realizzato di plastica e non di tessuto, che richiama ovviamente tutte le arricciature che abbiamo appena visto sul suo vestito. Scarpe semplici, ma che trovo davvero molto belle e azzeccate per lei. Ho tolto anche una scarpa per farvi vedere che questa volta Mattel ha messo anche lo smalto sulle unghie dei piedi. Anche se questa Barbie indossa delle scarpe chiuse che quindi non mostrerebbero mai le dita dei piedi, Mattel ha deciso per fortuna di metterle comunque lo smalto sulle unghie, che è praticamente lo stesso colore del suo rossetto. Lo stesso smalto lo ritroviamo per fortuna anche sulle unghie delle mani. Mi piacerebbe che in queste Barbie mettessero delle unghie leggermente più lunghe, come fanno ad esempio MGA sulle Rainbow High e le Lolo MG, però devo dire che comunque non posso lamentarmi, questa Barbie è davvero realizzata molto bene e la cura dei dettagli per fortuna non manca. Lo stand che arriva con lei sembra il solito semplicissimo stand delle Barbie Collector e invece in questo caso è un pochino diverso perché nella parte superiore è identico, ma nella parte inferiore vediamo che è chiuso, non è aperto, è molto più pesante, infatti non so cosa ci sia all'interno, ma comunque risulta molto più pesante confronto a uno stand normale, e in più troviamo questi 4 piedini di gomma per fare in modo che una volta che la bambola è appoggiata su una superficie non possa scivolare facilmente. In più anche la parte dove la bambola viene appunto seduta, quella che si infila in mezzo alle sue gambe, come vedete è diversa dal solito stand delle Barbie Collector perché abbraccia molto meglio le sue gambe sia davanti che sul retro in mezzo al sedere, ma anche qui proprio lungo i lati dove vanno appunto infilate le gambe, probabilmente per avere una sicurezza in più che la bambola non cada dallo stand. Un'altra cosa che ho scoperto e che ci terrei a mostrarvi è che qui all'interno del vestito, proprio dove inizia la sua gonna, c'è anche questa etichetta con la scritta Barbie Signature. È stata cucita all'interno più o meno come in tutte le Barbie da collezione. Questa Barbie, anche se ha un corpo Silkstone, non ha niente di diverso nelle forme e nelle articolazioni da un corpo Model Muse, è infatti articolata solamente al collo, alle spalle e alle anche. Quindi questa era la mia prima e forse ultima, chi lo sa, Barbie della linea Pink Collection di Mattel. Che dire ragazzi, è meravigliosa. La trovo stupenda e direi che sì. Wow, wow, wow. Questa bambola è assolutamente un triplo
wow. Non mi convincono assolutamente i capelli, potevano essere fatti meglio, invece come al solito nelle bambole da collezione Mattel non è più in grado di realizzare delle acconciature decenti. Peccato, perché sarebbe una cosa che andrebbe ad arricchire ancora di più la bambola con praticamente lo stesso sforzo e la stessa spesa. Amo il colore della sua pelle, amo il colore del vestito, i tessuti sono meravigliosi, le cuciture sono perfette, i dettagli sono assolutamente meravigliosi, quindi sì, per questa bambola un triplo wow ci vuole per forza. Il costo è davvero elevato, non so chi me l'ha regalata, dove l'abbia acquistata, ma da quello che ho visto si trova ancora sul sito di Toys, che stranamente è anche uno dei posti dove in teoria ho visto che costa meno. Quindi se vi interessa, in teoria lì dovreste riuscire a trovarla. Se vi piace ve la consiglio assolutamente, ma una volta tra le mani e una volta soprattutto tirata fuori dalla scatola diventa una cosa meravigliosa. Quindi sì, credo proprio che sia una delle Barbie più belle in assoluto della mia collezione. Detto questo, ragazzi, voglio sapere voi cosa ne pensate di lei, scrivetemelo qui sotto con un commento se a voi piace oppure no. Io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguitemi anche su tutti i miei social. Io intanto, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.